La parola, uno strumento molto potente. Di Luca. Le parole sono lo strumento di comunicazione più potente che abbiamo. Donano direzione al linguaggio e forma al pensiero. Uno strumento appartenente all'essere umano che consente all'individuo di veicolare il proprio pensiero, di definire la propria identità e di interagire col mondo circostante. Anche in assenza di dialogo, le parole prendono vita pure dentro di noi. La nostra mente, che si agita grazie alle parole in un flusso continuo e che prende quasi la forma di un monologo interiore, è la prova evidente. Nel mondo contemporaneo, la parola continua a svolgere un ruolo centrale nella vita quotidiana, sia nella sua forma scritta che verbale. Essendo ora globale ed istantanea, si è adattata a nuove forme di comunicazione, influenzando le dinamiche sociali, politiche ed economiche a livello planetario. La comunicazione verbale da sola non è sufficiente ad esprimere completamente il significato di un messaggio. Abitualmente le parole vengono accompagnate con altre modalità, incisive per la comunicazione, come in questo video ad esempio, grazie all'intonazione della voce, che può enfatizzare se non addirittura modificare il significato di una frase. Tra questi i gesti, le espressioni facciali, la postura e l'uso dello spazio svolgono un ruolo fondamentale nel determinare forza ed efficacia del messaggio. Da sempre le parole, in ogni loro forma, hanno reso possibile la concretizzazione simbolica dell'immaginario, l'espressione percettibile dei segni dell'anima, di fantasie individuali e collettive, di bene, di male, di ignoto, di paure e di speranza. Le parole che raccontano di noi, delle nostre memorie, dei nostri ricordi, sono uno strumento incredibilmente utile che ci aiuta a capire meglio noi stessi ed il mondo che ci circonda. Possiedono due poteri fondamentali: fanno esistere le cose o non le fanno esistere per niente. Ogni lingua fa esistere qualcosa e non un qualcos'altro ed impongono dei limiti. Faccio un esempio per farmi capire meglio. Se chiedessi di cosa sa una pesca, riusciresti ad esprimerlo? No. Possiamo limitarci a dire se è dolce o amara, matura o acerba, ma il suo sapore non riusciamo a descriverlo. Dunque la nostra lingua, intesa come parola, non ha la capacità di trasmettere il sapore della pesca, come ad esempio gli odori, l'intensità di un dolore o il livello di gioia. Questi sono solo alcuni esempi e potremmo aggiungerne molti altri. Conosciamo tanti sapori, li abbiamo dentro, ma non possiamo farli esistere perché non abbiamo le parole per farlo. Il linguaggio, di conseguenza, è un modo di costruire immagini per riconoscersi, di amplificare contesti per poter finalmente toccare ciò che dentro di noi sembra sfuggente per renderlo manifesto. La parola descrive qualcosa di noi, ci identifica, origini, usi e costumi, influenze, tipo di professione, descrive oltre al mondo di provenienza ed appartenenza anche la nostra personalità e la nostra identità. Per questo è utile porre una maggiore attenzione al linguaggio che adoperiamo e consentire di comprendere meglio gli altri, oltre che instaurare relazioni e conversazioni consapevoli. Il sapore degli eventi che viviamo e gli stati d'animo che sentiamo restano inespressi, nel nostro vocabolario non esistono, ma non per questo non ci sono. Se pensiamo che siamo noi a costruire la vita e ci aggrappiamo solo alle cose che possiamo esprimere a parole, dove va a finire il percepire di quello che viviamo veramente? Con le parole non ne permettiamo l'esistenza e quindi non ce ne serviamo e tendiamo a dimenticarla, l'esistenza, e a rimuoverla nella nostra vita. Quindi, come non facciamo esistere il sapore di una pesca, non facciamo esistere l'intuizione, il sapore di noi stessi nel modo intersoggettivo. Ed è questa la parte più complessa, la nostra soggettività. Ad esempio, qual è il vostro intento nel chiedere ad una persona «Come stai?» E quando viene chiesto a voi, come rispondete? «Bene, grazie». Ma dentro sapete solo voi come vi sentite. E quando pronunciate la parola «bene», dentro sentite che il sapore di quel bene a volte stona con la verità. Queste contraddizioni nel linguaggio con la nostra coerenza interiore
sono fattori che hanno conseguenze sul nostro stato di salute psicofisico. Le contraddizioni producono dissonanze cognitive ed hanno come effetti la separazione della coscienza del sé. Di risposte già preimpostate il nostro linguaggio ne è pieno. Responsabilmente possiamo decidere di prenderci cura di noi e della nostra salute anche attraverso la consapevolezza delle parole. Se sostituite le parole, insomma, cambiate il modo in cui state ed anche il corpo reagisce in maniera diversa, mutando repentinamente tono ed umore a seconda delle parole ascoltate o lette e delle immagini che esse costruiscono nella mente. Non è facile metterlo in pratica e questo è un altro tassello su cui riflettere ed esercitarci per quanto riguarda sia la nostra crescita personale che la nostra consapevolezza. L'autenticità, la coerenza interiore e la felicità diventano così una scelta consapevole, sia fisica oltre che linguistica, la quale consente di scorgere che attraverso nuove coscienti parole si può far esistere, oltre alla forma ed al colore, magari anche il sapore unico ed autentico di una buona pesca.